Ciao a tutti e bentornati. Chi mi segue da tempo lo sa, Harley Benton su questo canale è sempre stata ben accolta. Io non ne ho mai parlato male, salvo magari in piccole sporadiche occasioni, e non intendo certo cominciare a parlarne male ora. Harley Benton ne ho recensite parecchie, più o meno buone, ne ho parlato più o meno bene, alcune molto bene, alcune così così, e mi sono fatto chiaramente un'idea ben precisa sulla qualità di Harley Benton, ed è una cosa che nessuno può disconoscere, nel senso Harley Benton fa delle chitarre con un rapporto qualità-prezzo molto molto difficile da raggiungere, anche perché non ha una distribuzione. Harley Benton le compri solo da Thomann e puoi prenderle solo lì, non è che vai in negozio e le ordini e te le fanno arrivare. Per cui anche in questo senso Harley Benton ha questo vantaggio che manca un passaggio, il che permette di tenere i costi di produzione più bassi. Ecco, per cui Harley Benton per anni è stata la regina incontrastata del mercato low price. Ora le cose, a mio giudizio, stanno cambiando e mi sto organizzando con il canale anche per farvi capire che ci sono altre aziende che fanno prodotti alla stessa, diciamo, altezza come prezzo, ma con qualità addirittura superiore. E ovviamente sappiamo che parliamo della Cina. E in questo video ho messo degli esempi, ho fatto alcuni esempi, diciamo, tipo per tipo di chitarra, Harley Benton contro altre aziende che stanno crescendo e che, va bene, anche esse sono presenti sul mercato da tempo, però si sono organizzate, sono state prese in contropiede anni fa da Harley Benton e ora si sono organizzate per contrattaccare e lo stanno facendo veramente bene. Purtroppo o per fortuna la Cina sta facendo strage sia negli altri mercati come le automobili o cose, ma anche nelle chitarre. Si sono messi a fare prodotti buoni. Ecco, io ne ho già provati alcuni e alcuni li vado a provare nelle prossime settimane. E purtroppo, o per fortuna, come ripeto, sono buone chitarre e costano veramente anche meno di una Harley Benton. E io partirei perché Harley Benton, come ripeto, non ne parlo male, è una buona azienda e fa delle ottime chitarre con un rapporto qualità-prezzo assolutamente buono. Però ultimamente anche Harley Benton sta alzando l'asticella, sta facendo chitarre con del rapporto qualità-prezzo un po' meno conveniente di prima, mettendoci ovviamente comunque delle componentistiche di qualità, come non so, i ponti della Babix o i pick-up della Tesla. E sapete, sto parlando delle ST Modern Plus che sono uscite e che hanno avuto un grande successo perché sono delle gran belle chitarre e, e qui non si discute, però costano sulle 500 euro. Io partirei a farvi vedere appunto una comparativa tipo per tipo. Ecco, vediamo, partiamo subito proprio da queste ST Modern Plus. Allora, ST Modern Plus, eccole qua, 4,55, ci sono vari colori, è una bella chitarra, non c'è niente da dire. Come caratteristiche vedete frassino americano, manico in acero canadese tostato, tastiera in palissandro. Ecco, meno male, perché Harley Benton aveva assolutamente abbandonato il palissandro in favore dell'alloro o di altri legni, come anche per i corpi Harley Benton tuttora produce Nayato, Meranti, Okume come si dice, Okume un po' meno, però ecco, Meranti e Nayato imperano su Harley Benton. Poi anche qui meccaniche autobloccanti, niente da dire, marcatori fosforescenti, sì, tutte anche belle cose che però, vabbè, tasti in acciaio,
22 tasti, humbucker Tesla e due single coil Tesla. Questo senz'altro, nessuno lo nega, sono ottimi pick-up. Controllo volume, coil split, meccanica autobloccanti, ok, tremolo full contact della Babix, ecco, solo il tremolo costa più di 150 euro se non ricordo male, per cui è senz'altro una chitarra di valore, ecco, e le varie prove su YouTube lo testimoniano, ecco, è una Harley Benton, diciamo, veramente di livello superiore. Però, volendo trovare un'alternativa a quasi metà prezzo, ho conosciuto le Fazley e le Fazley, ragazzi, qui danno veramente un grandissimo filo da torcere ad Harley Benton, perché hanno delle chitarre assolutamente valide, ecco, e costano anche meno di Harley Benton. Questa, ad esempio, è un'ipotetica antagonista della ST Modern Plus, e costa piuttosto marcatamente meno, però le specifiche, guardate, è bella, guarda che manico, e meccaniche autobloccanti, anche qui le specifiche non sono molto da meno, perché guardate, il materiale, vabbè, del corpo in tiglio, e il manico è in acero canadese tostato, anch'esso, con una finitura carbonizzata, va bene, lo chiamano. La tastiera è in acero tostato, anch'essa. I tasti non sono in acciaio, va bene, ci sta anche con il prezzo. Il capotasto è in grafted task, come quello della ST Modern Plus. Il ponte è comunque un ponte Wilkinson, anche qui meccaniche autobloccanti e sì, anche qui due pick-up e la posizione e un mini selettore coil split. Per cui è una chitarra assolutamente non molto inferiore, anzi direi molto poco inferiore a questa Harley Benton, però si risparmia parecchio. E voi direte sì, vabbè, ma è una Fazley, no? Guardate che Fazley sta facendo veramente bene. Ecco, questa è un ulteriore Fazley, diciamo, se uno vuole ancora risparmiare, ha comunque a 131 euro, ha comunque il manico tostato in acero, il capotasto Graphtec, il ponte non è un Wilkinson, mi sembra, no, è un ponte normale, però io dopo vi faccio vedere, ho preso una Fazley perché voglio farvele conoscere, ecco. Oppure guardate questa Growth, anche Growth ne ho presa una e ve la faccio vedere un secondo, Eccola, questa è la Growth di cui farò una recensione a breve e spero di trovare il tempo di farla. Non so se notate, ecco, manico tostato, in acero tostato, humbucker, due single coil, mini switch, 5 vie. Eh, non vedo l'ora, insomma, di provarla. È arrivata settata perfettamente, ecco, e guardate il prezzo, insomma, è assolutamente pazzesco. E anche qua questa chitarra ha, come vi ho detto, delle caratteristiche ottime. Non lo so, avete visto il prezzo? La trovate su Amazon, l'ho trovata io, l'ho comprata su Amazon e credo che ce ne siano ancora. Anche qui il brutto con queste chitarre è che sono disponibili saltuariamente, oppure devi comprarle sul sito della Growth e ti accolli 50-60 euro di spese postali. In ogni caso costa sempre meno della ST Modern Plus e volendo avanzi ancora soldi per farci delle modifiche eventuali, tipo le meccaniche autobloccanti o via dicendo. Ah, qui il capotasto è in osso, non è in plastica. Ok, la rimetto giù, ma andando sulle standard, diciamo con i tre single coil SSS, Harley Benton
propone le ST62, che io ho avuto proprio questo esatto modello e con la quale mi sono trovato veramente bene. È una bella chitarra, manico in acero, non è proprio tostato, lo chiamano caramellizzato perché è una via di mezzo, insomma, fra una tostatura evidente e una leggera, diciamo, ecco, una leggera tostatura, e anche la tastiera ha dei pick up in alnico 5, il capotasto è in plastica perché non ha, non è né tasche né osso né niente, e basta, non è che abbia grandi altre qualità, però devo dire che è una chitarra con la quale mi sono trovato bene. Però ad esempio il ponte era veramente basico ma molto scarso, da non usare proprio. Ecco, per il resto la tastiera, il manico era favoloso, satinato, ecco, ma io anche qui 170, 180, 180 euro, insomma, io andrei su una Fasley, cioè solo a guardarla è più bella, ed è quella che ho preso per fare la recensione anche qui nelle prossime settimane. Ve la prendo, eccola qua, eccola qua, cioè questa costa meno e guardate, cioè manico veramente, questo è un acero tostato, il capotasto è della Grafte, che è in graffite, il ponte è Wilkinson, cioè è veramente, no scusate, il ponte non è Wilkinson, questo devo, mi confondo col modello superiore, però il corpo è in frassino, è assolutamente in frassino. La Harley Benton ce l'aveva in tiglio. Ecco, e anche questa ci faccio una gran recensione, perché anche questa quando è arrivata era già settata ottimamente. Le Fasley le trovate da Bucks Music, con cui io non ho nessun rapporto, l'ho comprata con i miei soldi, con i miei soldi, scusate, e ci farò una recensione se suonerà male, ma non credo perché ci ho già dato una strimpellata, ovviamente, e ve lo dirò, però guardatela, insomma, e quanto costa? Aspetta che non mi ricordo. Questa costa 130 euro, cioè non riesco a capacitarmi di questa cosa. Per cui vedete, bisogna guardarsi intorno. Anche la Jet fa delle gran belle chitarre, questo è il modello base JS300, però anche qua, insomma, anche va bene, hanno il corpo, vediamo, è in tiglio come la Harley Benton. Questa forse è un po' meno conveniente facendo il rapporto, mettendole a confronto, però alla fine è una bella chitarra anche questa. Però fra Jet e Harley Benton forse Harley Benton vince. Ecco, poi ecco, passiamo alle Les Paul Style. Questa, le Les Paul di Harley Benton suonano veramente bene, devo dirlo, sono delle ottime chitarre, e questa incarna bene questa filosofia, non costa pochissimo e comunque li vale questi soldi. Vedi, corpo in Meranti, cioè in queste cose Harley Benton non mi piace molto. Mettici il classico, mettici il Mogano, perché il Meranti? Il Meranti non è male, è un sostituto del Mogano, però insomma, vabbè, poco ti costa. Anche il manico è in Meranti, la tastiera è in palissandro, per fortuna la tastiera è in palissandro. Poi vabbè, capotasti in grafite e i tasti in acciaio, ma ormai i tasti in acciaio ci sono un po' dappertutto. Anche la Growth che vi ho fatto vedere prima aveva i tasti in acciaio, mi sono dimenticato di dirvelo. I pick-up Tesla Opus One sono favolosi, vanno benissimo, assolutamente. Per il resto, sì, è una bella chitarra, ma non offre chissà che cosa. Suona bene, questa chiaramente è la cosa più importante. Andiamo a vedere un'alternativa, la Earth che ho provato e c'è la prova sul canale, è favolosa, costa meno ed è molto bella. Questo modello, fra l'altro blu, è anche esso molto bello e si trova ancora
nel magazzino europeo. Fateci un pensiero perché vale veramente la pena. Ecco, caratteristiche sono assolutamente il corpo, dunque, è in ocume. Qua mettono il manico in mogano tostato e la tastiera è in palissandro. Dov'è che hanno messo il corpo? No, qua mettono che è in mogano tostato il corpo, ma in realtà è in ocume, che probabilmente per questo tipo di chitarra va anche meglio perché l'Okume ha una risonanza e un sustain superiore al mogano e pesa meno ovviamente. Poi anche qua il compound radius da 9,5 a 14, i tasti sono in acciaio arrotondati e i pick up sono due Alnico 5 che suonano veramente bene. Ecco, una chitarra che io ricomprerei anche domani e me la tengo bella stretta perché è una gran bella chitarra. Bene, allora, ecco, nota di merito ad Harley Benton perché non voglio che si pensi che questo video è denigratorio, ma anzi, sulle double cut, sulle diavoletto, come si dice, non ho trovato nulla, cioè ci sono competitors, ci sono, sì, costano anche meno, ma non offrono quello che offre Harley Benton su questa tipologia di chitarra. Allora, qui invece va bene, lasciamo perdere il corpo in Meranti, ma il Meranti non è un legno scarso, è un buon legno, ma sarebbe stato meglio un palissandro, te la pago anche 300 euro, ma mettici il palissandro. Ecco, però vabbè, il Meranti è comunque buono, come il manico, ecco, tastiera in palissandro, nota di merito, e i tasti sono in acciaio inossidabile, il raggio ok, quello solito, il capotasto è in grafite, sebbene non sia della Graphtec. I pick up Tesla, anche qui ottimi, veramente ottimi. Ecco, controllo volume col coil split, le meccaniche non sono autobloccanti, però diciamo per questo prezzo non ho trovato nulla che a mio giudizio suoni meglio di questa Harley Benton, per cui Harley Benton sulle sulle double cut è forse la migliore probabilmente. Andiamo a vedere poi, ecco, le tele. Anche questa tele l'ho avuta e l'ho venduta, ma a malincuore perché era veramente una buona chitarra, però alla fine l'ho modificata, ho cambiato i pick up, ho cambiato gli string trees e ho cambiato i potenziometri con dei CTS, cioè era venuta fuori una mega chitarra, però ci ho speso sopra 120-130 euro, per cui alla fine l'ho pagata quasi 280, 290. Ecco, sempre, non è sempre una cifra enorme, però è una buona chitarra anche per se stessa, cioè così com'è da 150 euro ti arriva una chitarra onesta, buona, che suona benino. L'ho confrontata in un video passato con una Fender Telecaster e non ha fatto affatto una brutta figura, anzi, anche qua sì, le specifiche, sì, c'è il manico in acero caramellato, il corpo in tiglio e i pick up sono degli Alnico 5. Comunque ecco, sempre una buona chitarra, 150 euro. La Jet costa un po' di più, siamo sui 230. E cosa ti dà di più? Non molto direi, anzi meno, ha solo il manico che è tostato invece di essere caramellizzato e il corpo è in, vediamo se c'è scritto, sì, anche qui è in tiglio, per cui vince Harley Benton. E ora la Fazley. Guardate che non sto facendo un video pro Fazley, ma cosa ci posso fare? Ho scoperto che sono buone chitarre. Questa costa esattamente come la Harley Benton, però ti dà molto di più. Il corpo è in frassino, non è in tiglio. Sappiamo che il frassino è ottimo, insomma. Il tastiera è in acero tostato,
è un raggio 14, i tasti medium jumbo, il capotasto è in Graphtec Task, non è in plastica come quello della Harley Benton, e il ponte è un ponte Wilkinson. Qui c'è il ponte Wilkinson, meccaniche chiuse a bagno d'olio. Ecco, questa chitarra io spero magari in futuro di riuscire a prenderla. Mi interessa parecchio perché a questo prezzo sono molto curioso. Ho visto dei video dove la provano e che restano tutti abbastanza stupefatti. Ecco, Fazley a mio giudizio sta veramente rosicando terreno ad Harley Benton, sempre mantenendo una buona qualità comunque, però andando a cercare anche altri modelli come dimensioni, come forme, ci sono varie aziende, tipo la Gear for Music fa le Heartwood Drifter o altri modelli che sono ottime chitarre. E vedete, insomma, questa IP90 ne ho presa una a caso, che però insomma ti offre anche qua il corpo in tiglio, il manico in acero tostato, satinato, la tastiera è in alloro, che comunque è un buon legno, il capotasto è in osso sintetico, come usa spesso Epiphone, e niente, insomma, è veramente una chitarra che ha delle buone frecce al proprio arco, e ho visto anche qui delle prove dove anche qui si chiedono come è possibile, però è possibile, al giorno d'oggi si può fare anche questo, e ovviamente il maggiore colpevole di questo è la Cina oppure Taiwan, quei posti lì dove fanno chitarre sempre migliori, sempre con materiali buoni, perché dopo lo so, scrivete, ma l'acero è invecchiato artificialmente, questo e quell'altro, materiali non è vero, sono chitarre che usano dei legni buoni, insomma, c'è poco da fare, ne ho provate parecchie ormai e so che vanno bene. Ecco, poi il Guitar Snob esiste e ci sarà sempre e c'è spazio per tutti. Ovviamente io sul canale ho provato anche chitarre da 1.500-3.000 euro, le liuterie, le chitarre di liuteria, e so bene la differenza fra una chitarra da 200 euro e una da 2000 euro, ma molto spesso, e credetemi, molto spesso la differenza non è quella reale, cioè 1.800 euro, ma a volte si avvicina ai 500 euro, diciamo. Poi se in una da 200 ci modifichi, ci modifichi qualcosa, ci cambi pick up, le meccaniche, qualcosa, insomma, ci spendi, metti altri 200 euro, allora la differenza si assottiglia sempre più, perché ormai i legni sono buoni e i materiali usati sono buoni. Ad esempio la Musi che ho preso aveva i potenziometri CTS, pick up Alnico 5, meccaniche autobloccanti, manico in acero, e l'ho pagata 250 euro. Assolutamente sconvolgente come cosa. Aspetta, i tasti in acciaio. Ormai i tasti in acciaio stanno diventando uno standard. Ecco, questo video, ripeto, non era contro Harley Benton, non era, però era per farvi capire che non c'è più solo Harley Benton come alternativa economica per avere delle buone chitarre. Harley Benton credo che farebbe meglio a escogitare qualcosa, qualche stratagemma per tornare ai livelli di prima. Le vecchie Harley Benton avevano i corpi in mogano, avevano i corpi in frassino. Ora stanno un po' giocando su queste cose, utilizzando dei legni molto più economici, sempre buoni comunque, però non sono più insomma quel mogano che fa sempre luccicare un po' gli occhi. Bene, spero di non avervi annoiato, era un video per così farvi capire che non c'è solo Harley Benton a questo mondo, ma io lo so bene da tempo, per cui
perché Harley Benton sul mio canale ha trovato sempre meno spazio, e uno dei motivi principali è proprio questo. Ecco, Harley Benton continuo a considerarlo un buon marchio, ma non è più quello di una volta, secondo me. Si sta spostando verso l'alto. Ecco, gli ultimi modelli costicchiano abbastanza, e vedremo dove andrà a finire. Vediamo il 2026 cosa ci riserva. Grazie ancora, ci vediamo prestissimo per un prossimo video. Grazie ancora, ciao.